Eccoci in diretta anche su Facebook con Niccolò Barella. Tu solo gol banali? Solo gol belli, devo imparare a fare quelli più facili. A parte il gol, è stata una grande prestazione a livello di squadra, anche proprio sotto il punto di vista della rabbia agonistica. Quanto era importante la vittoria questa sera? Era quello che forse c'era mancato un po' nelle altre partite. Oggi la volevamo con tanta voglia, quindi ce la meritavamo, perché diciamo che a volte non abbiamo raccolto quello che dovevamo raccogliere, quindi oggi siamo contenti. E si prospetta comunque una doppia sfida molto affascinante contro il Napoli. Che gara ti aspetti? Una gara difficile, ma diciamo che quando si stringe il cerchio tutte le gare iniziano a diventare difficili, quindi, però questo è il nostro obiettivo e ci teniamo. Tra l'altro tu sei un centrocampista col vizio del gol e tu, Candreva e Lukaku siete gli unici 3 giocatori dell'Inter ad aver segnato almeno un gol in tutte e 3 le competizioni, Coppa Italia, Serie A e Champions League. Che effetto ti fa questo, visto che sei anche molto giovane? No, mi fa sicuramente piacere, perché, ma non tanto per questo record, ma perché mi fa piacere aiutare la squadra con i miei gol. Devo imparare a farne ancora di più e così sarò ancora più contento. Eriksen come l'hai visto? Eriksen è un grandissimo giocatore, è un altro giocatore che ci aiuta ad alzare ancora di più il livello e quindi ben accetto. Grazie. Grazie. Da un bomber della serata ad un altro, Antonio Candreva, vittoria strameritata dell'Inter questa sera. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita dove ci tenevamo tanto a passare il turno e niente, da domani pensiamo al campionato che ci aspetta una trasferta dura e difficile. Prima di lasciare spazio anche a Max con le sue domande, ti chiedo, hai esultato in una maniera un po' particolare, con una tastiera, con Lautaro, è corretto? Sì, vabbè, scherziamo con la musica, era una cosa che aveva fatto anche contro la spalla in casa, quindi è una cosa che facevamo e me l'ha ricordata. Ciao Antonio, buonasera, ciao, complimenti per il no, grazie, buonasera, sempre con questo buonasera, dammi pure del tu. Complimenti per il gol, logicamente. La difficoltà nel primo tempo, nella prima parte della gara, visto che avete adottato un sistema di gioco che non avete quasi mai usato, insomma, quindi c'è stata qualche difficoltà nella fase di costruzione del gioco, ma credo sia inevitabile quando si cambia nel giro di così poco tempo, delle volte forzatamente. Hai trovato qualche difficoltà in più, visto che hai giocato in un centrocampo praticamente a 4 e hai dovuto probabilmente fare la fase anche difensiva, cercando di lavorare di più, visto che ti mancava l'interno di centrocampo? Sì, è un'alternativa che abbiamo provato in questi giorni, è una cosa nuova che abbiamo provato, che ci sta, che magari avevamo avuto all'inizio delle difficoltà, ma le difficoltà anche date anche dall'avversario che magari si abbassa tantissimo e ci dà poco spazio, poca ampiezza, quindi è difficile trovare le nostre giocate, ma io penso che poi abbiamo creato delle occasioni giuste dove abbiamo saputo anche saper soffrire nell'arco della partita. C'è da migliorare sempre ad ogni partita, quindi un risultato che ci dà fiducia per i 3 pareggi che abbiamo ottenuto, quindi ripartiamo da qui e ripeto, da domani si pensa al campionato. Grazie mille Antonio. Grazie a voi, arrivederci, Ciao, buonanotte. ciao, buonanotte. In compagnia di Diego Godin. Diego, partiamo dal modulo di questa partita per l'Inter, inedito rispetto insomma, alle uscite precedenti. Come vi siete trovati? Bien, trovamos Sì, è vero, abbiamo giocato con 3 attaccanti, un modulo che abbiamo provato poco, ma anche durante lo svolgimento della partita poi siamo entrati molto più in fiducia, anche perché era una Fiorentina chiusa che non permetteva passaggi. L'importante però è il successo appunto di questa partita. Siamo stati bravi e siamo in semifinale di Coppa Italia. che nos hace jugar las semifinales. C'è anche il tuo zampino nel secondo gol dell'Inter, perché si costruisce tanto da dietro. Sí, sí, es un lindo gol. Obviamente entrenamos todas estas situaciones. Hay muchas horas de trabajo detrás. Questo è il cammino giusto, bisogna seguire questa strada anche per creare e finalizzare gol del genere. È vero, sono contento anche della fase difensiva dell'Inter questa sera, è vero che noi proviamo tanto durante l'allenamento e questo ci permette di essere sempre più in fiducia. Más confianza y dan ganas de seguir trabajando y seguir mejorando porque este es el camino.